Salve a tutti, eccoci di nuovo sul mio canale, sono Alessandro e vi do il benvenuto. Oggi parleremo velocemente delle impostazioni base per un buon scatto di fotografia naturalistica. Quindi dopo la sigla ci vediamo subito qui. Ancora salve e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo velocemente delle impostazioni base per realizzare delle buone foto di fotografia naturalistica. Parleremo essenzialmente di veramente informazioni base e settaggi lineari. Farò poi un video dove andrò a spiegare più in dettaglio, soprattutto dal punto di vista dell'autofocus, quali sono le impostazioni migliori da settare. Iniziamo subito dicendo che, signore e signori, scattiamo in manuale. Altra cosa importantissima, scattiamo solo ed esclusivamente in RAW. Impostazioni dell'otturatore. Diciamo che su questo vi do ampia scelta. Diciamo che se dobbiamo scattare a mammiferi cercheremo di utilizzare una velocità abbastanza bassa. Teniamoci sempre sulla velocità di sicurezza, cioè l'inverso della lunghezza focale. Con un 600 mm scatterò ad un seicentesimo, con un 500 un cinquecentesimo, via discorrendo. Quando invece vorremmo scattare ad uccelli o uccelli in volo, diciamo che la velocità di sicurezza di base per me almeno deve essere raddoppiata. Con un 600 andremo con 1 su 1200 o addirittura 1 su 2000. Poi cercheremo questo valore di bilanciarlo con gli ISO. In pieno sole potremmo tranquillamente stare anche su 2500, su 3000. In penombra, alba o tramonto cercheremo di tenerci più bassi possibile, 1000, 1200 al massimo. Collegato con la velocità dell'otturatore, l'apertura focale. Utilizziamo l'apertura massima che ci è consentita, f4, f2.8, f6.3. Sfruttiamo al massimo la capacità del nostro obiettivo di creare uno stacco sullo sfondo, quindi di realizzare un bello sfocato. ISO auto, poco da dire, poco da fare. Impostando ISO automatici avrò la possibilità di pensare solo ed esclusivamente ad un parametro del mio triangolo di esposizione. Come dicevo, solo e esclusivamente alla velocità dell'otturatore, perché ISO auto, massima apertura focale, la mia attenzione dovrà essere solo e esclusivamente sulla velocità dell'otturatore. Bilanciamento del bianco, scattiamo in RAW, ricordiamocelo. Auto, ci penseremo poi eventualmente in fase di post-produzione se il nostro bilanciamento del bianco dovrà essere completamente sfasato. Entrando su proprio le impostazioni della macchina, utilizziamo l'impostazione di messa a fuoco con un solo punto, magari ampliato con i 4 punti laterali. Su Canon è così, sinceramente Nikon e Sony non la conosco. Diciamo che questa è l'impostazione poi di una reflex. Quindi su una mirrorless vi consiglio di utilizzare l'autofocus sull'occhio del soggetto, quindi c'è poco da parlare. Limitatamente alle reflex cerchiamo il punto centrale che poi andremo a modificare eventualmente con il nostro joystick se ci è consentito dal soggetto. Utilizziamo un metodo di esposizione parziale, cioè con la nostra esposizione localizzata solo sulla parte centrale del sensore. Ultimo, ma non ultimo, lo scatto a raffica. Cerchiamo di utilizzare lo scatto a raffica perché ci darà la possibilità di sfruttare il più possibile la capacità di scegliere poi successivamente la foto che più ci piace. Una bella sequenza, magari in volo, magari in fase di atterraggio o di partenza, magari una semplice passeggiata di un cervo che ci dà la possibilità di scegliere quella che è la foto che ci piace maggiormente. Ecco, questi sono velocissimamente
le impostazioni base che vi consiglio di settare sulla vostra macchina fotografica. Come dicevo, parleremo poi su un video molto più lungo dettagliatamente di ogni parte e per quale motivo faremo questa scelta. Vi chiedo quindi di mettere un like, di commentare questo video e di seguirmi sul mio canale. Cercherò di essere il più possibile presente, magari con 1-2 video settimanali, se il tempo libero me lo consente, se le uscite fotografiche me lo consentiranno. Cercherò almeno di portarvi un video a settimana, solitamente il sabato pomeriggio verso le 3-3:30. Vi chiedo quindi di seguirmi per nuovi contenuti ogni settimana diversi. A presto!